Alzi la mano chi di voi, almeno una volta nella vita, non ha avuto la sensazione di dire ok, ho in testa un'idea veramente geniale. Cavolo, se solo avessi avuto un po' di budget in più, probabilmente a quest'ora avrei dato vita alla mia impresa e ci avrei guadagnato un sacco di soldi. La prima cosa che una persona ambiziosa farebbe sarebbe quella di prendere il telefono e chiamare subito un conoscente, una persona in grado di poter investire in quell'idea, oppure cercare una situazione in grado di poter accendere quella miccia della nostra idea e far partire il tutto, con il sogno che brucia qua dentro di veder finalmente realizzato ciò che ad oggi era soltanto nella nostra testa e poterlo rendere reale. Sognando di veder realizzato ciò che per te fino ad oggi era solo un pensiero astratto contenuto nella tua testa e rinchiuso probabilmente da anni in un cassetto impolverato e abbandonato perché non ci sia mai creduto abbastanza. Pronto per scalare successo? Pronto per cambiare la bio su Instagram come i veri guru? Quindi hashtag razzo fulmine, razzo Dubai, top Ferrari Lambo? Solo che ad un certo punto ti trovi con il tuo razzo e il tuo hashtag a schiantarti letteralmente contro un muro e farti malissimo perché non avevi assolutamente considerato la metodologia che sta alle spalle, tanto da rendere il tuo prodotto o servizio non realizzabile o ancora peggio, capire sulla fase finale che il tuo prodotto è completamente invisibile agli occhi di quello che pensavi fosse il tuo target. Ma come? Ma una figata. Mia nonna aveva detto che era bellissimo. Dici? Molti dei servizi, prodotti, campagne falliscono appunto perché dietro non c'è un pensiero ben definito, ma spesso queste idee escono dalla pancia o da velocissime ricerche googlate su Wikipedia, ma che in realtà non hanno dei veri fondamenti e spesso i dati trovati risalgono a 3 anni fa. Sappiate che sono dati medievali, probabilmente potranno servirvi per delle comparazioni, ma non pensate di andare molto lontano con queste poche informazioni. Esiste però uno strumento molto utilizzato dai designer. Però fermati, rimani su questo video perché potrebbe servire anche a te, magari in mente di aprire il tuo primo negozio da parrucchiera e quindi relativa comunicazione, oppure il tuo negozio da tatuatore o qualsiasi cosa essa sia. Adesso vi darò una metodologia che vi tornerà utile qualsiasi cosa voi facciate. Solitamente quando si hanno delle idee si è abituati a raccontarle come? A voce, e la voce è fatta da cosa? Da tantissime parole. Le parole sono astratte, non conoscono ostacoli, tutto sembra perfetto, tutto fenomenale. Facciamo un sacco di voli pindarici, però questo non ci permette di essere veramente razionali. Questo cocktail assurdo che abbiamo in testa necessita di essere indubbiamente rovesciato e studiato attentamente ingrediente dopo ingrediente, per evitare quindi di fare un drink schifoso che nessuno berrebbe mai, manco noi. Vi assicuro che applicando questo metodo sarete poi in grado di andare a creare il cocktail che avevate voi nella mente, quell'idea della quale conoscerete ciascun ingrediente per arrivare dritto all'obiettivo, creare un sapore fantastico, anzi ancora meglio rispetto a quello che avevate in testa all'inizio. E qui finalmente arriva il design thinking. Cos'è? Un processo molto efficace che vi permette di risolvere dei problemi, ottimizzare i vostri processi e ovviamente cogliere anche nuove opportunità di business, siamo qua anche per quello. Let's go, saltiamo sui punti fondamentali del design thinking. Punto numero 1, empatizzare, definire, ideare, prototipare e testare. Punto 1, empatizzare. Cosa vuol dire? Empatizzare con chi? Con il nostro pubblico, ossia il nostro target. A prescindere dal fatto che ci venga già fornito un brief, che solitamente viene dato da un'azienda, da un cliente, quindi sapremo già in partenza i punti che dovremo risolvere in qualche modo, o meglio ancora, un po' più divertente, se non abbiamo la minima cognizione di causa di quello che dobbiamo fare, cioè letteralmente brancoliamo al buio e non sappiamo da che parte sbattere la testa. E quindi dovremo per forza costruirci delle fondamenta solide
dalle quali poi partire con la nostra idea. In questa fase cosa dobbiamo fare? Scendere letteralmente in campo, rimboccarci le maniche e parlare con le persone rispetto al tipo di progetto che dobbiamo fare. A me è capitato in passato di fare un progetto di tesi con lo IED per Jacuzzi Europe e di dover creare un nuovo sistema affinché le persone over 65 potessero lavarsi senza problemi, quindi comprendo persone anche con problematiche, con delle disabilità. Questo mi ha permesso di parlare con molti pazienti, persone portatrici di handicap, operatori sanitari e ricostruire in maniera molto meticolosa quello che era la giornata tipo e trovare tutti quei punti che non funzionavano, che in realtà potevano diventare elemento di pericolo e poter essere oggetto di studio. Punto numero 2, definire. Che cosa? La necessità. In questa prima fase, nel punto 1, avremo trovato tantissimi spunti emersi dalla Customer Journey, tantissime problematiche sulle quali vorremmo andare a lavorare. A questo punto, ricorda, è una fase molto importante perché l'80% della buona riuscita di un prodotto vi assicuro che è caratterizzata dall'analisi. Soltanto il 20% è parte estetica. E lì non sarà altro che a voi, quindi alla vostra abilità di saper tradurre i dati che avete trovato prima e farli diventare un prodotto, un servizio bello, presentabile, che possa funzionare. Una volta capito dunque a chi ci vogliamo rivolgere e quali sono le problematiche che abbiamo riscontrato, si va ad analizzarle in profondità. E qua vi dico una cosa che potrà esservi davvero utile. Io personalmente lo uso sempre. Si tratta di 3 tag: pro, contro ed opportunità. Questi tag vado ad utilizzarli affiancandoli a qualsiasi prodotto che ho analizzato, che ho ritenuto in qualche modo interessanti, e questo mi permette di vedere appunto quali sono le problematiche e ribaltare la problematica in opportunità di sviluppo. Elementi che in fase successiva, quindi in fase di brainstorming, vi torneranno sicuramente utili. Per chi anche qua non conoscesse cosa sia un brainstorming, è quella fase dove si mettono su carta una serie di parole, punti chiave, che in qualche modo ci aiutano a dare forma a una prima idea. Non a caso il terzo punto è proprio quello dell'ideare, quindi siamo arrivati nella parte più divertente in assoluto di questo lavoro. In questa fase in gergo bisogna fare attenzione perché spesso si dice stai attento, non entrare nel progetto. Capita quando siamo talmente presi da una nostra prima idea che crediamo ancora geniale che non vediamo l'ora di buttarci a capofitto, a progettare tantissimo finché arriviamo troppo nel dettaglio. Vi faccio un esempio. Nel caso della doccia di prima, se fossi andato avanti a progettare addirittura sul tipo di vite o di guide che avrei inserito all'interno della doccia, avrei sbagliato totalmente. 1. Avrei perso tempo. 2. Non avevo ancora fissato tutte le idee su carta in maniera solida. Perciò attenzione quando progettate, non troppo nel dettaglio in questa fase, ma sparate a zero. Ricordatevi sempre di quello che avete visto prima. Alert! Altro tipico errore che vedo fare spesso nelle persone che si approcciano al design e che magari non hanno ancora quell'esperienza tale è quella di trovarsi nella fase dell'ideazione e farsi prendere anche qua dal divertimento, tanto da dimenticare tutto il processo che c'è stato prima. Questo sarebbe un errore madornale perché vi farebbe uscire ancora una volta un'idea che arriva dalla pancia, dal cuore, ma che non ha alcun senso, non ha alcuna coerenza rispetto al percorso che avete fatto. E quindi ritorniamo al punto di partenza, perché tante idee falliscono. La tendenza è quella di farsi prendere dall'entusiasmo, partire a raffica con progetti che escono ancora dalla pancia e quindi dimenticare i chilometri, le migliaia di metri di carta che abbiamo usato, di post-it sulle pareti, qualsiasi cosa. E così facendo uscirà né più né meno un prodotto fatto con la pancia, e questo difficilmente potrà avere dei veri risultati se non... Esatto. E quindi rientriamo nei casi che abbiamo visto all'inizio, dove ci si chiedeva perché così tante idee falliscono? Ecco la risposta. In questa fase molto probabilmente vi renderete conto che ci sono diversi punti che trovate interessanti, magari i più disparati, che derivano da prodotti completamente diversi, che troverete interessanti
da abbinare nel vostro concept. Fate attenzione perché un'idea vincente non è quella che racchiude le soluzioni per tutto il mondo e quindi 20 miliardi di cose in un unico oggetto, ma sicuramente diversi spunti capirete che sarà importante abbinarli per la riuscita della vostra idea. Fatto ciò, si parla del prototipare. Ora, a seconda di dove ci troviamo, che portafoglio abbiamo, ne conseguirà ovviamente il risultato del prototipo. Ci tengo a dirvi che non è fondamentale in questa fase che il vostro prototipo sia stellare, perfetto, pronto da mettere sullo scaffale, anche perché servirà innanzitutto a voi per capire gli ingombri, la gestualità, una prima prova e permettervi di affinare ciò che per voi prima era soltanto un'idea, un dato e poi una bozza su carta. La fase finale è la numero 5, come vi dicevo prima, quindi testare. Ecco, mi raccomando, circondatevi di persone fidate che rispecchino il vostro target. Parlateli della vostra idea, dandogli in mano fisicamente il prototipo o il servizio che avete elaborato, e armatevi di carta, penna, tablet, tutto quello che avete e prendete tonnellate di appunti. Adesso finalmente studierete la UX, la User Experience. Che cos'è la user experience? Si tratta semplicemente dell'esperienza che noi andiamo a fare con un prodotto, andando a interagire con esso e capire qual è il feedback che sta dall'altra parte. Quindi attenzione, perché questa è la fase più importante a mio avviso di tutto il design thinking. Il design thinking ritengo possa essere riassunto in questa fase. Senza user experience non potrebbe esistere assolutamente. Immaginatevi la scena un po' come quando un pilota di MotoGP alla fine del turno rientra ai box e, fateci caso, vengono subito accerchiati da un triliardo di tecnici, persone che iniziano a prendere appunti su ogni dove, con un unico scopo, quello di rimettersi subito al lavoro, cercare di risolvere il setup, modificare i problemi e far sì che la moto vada ancora più forte per quel tipo di circuito e quelle condizioni atmosferiche. Ecco, in questa fase il designer diventa un vero e proprio tecnico del box, dove raccoglierà delle informazioni e andrà subito a rielaborarle affinché si possa ottenere il massimo dal proprio prodotto. E così via, quindi un loop. Si apportano modifiche di qualsiasi tipo che serviranno poi ad andare a modificare il vostro prodotto per ottenere un'idea che sia completamente inattaccabile su ogni fronte. Su cosa? Sui punti che abbiamo visto prima. Quindi perfettamente coerente con i dati che abbiamo trovato e che non faccia minimamente acqua. Solo così potrete essere veramente credibili con la vostra idea e dimostrare di essere dei professionisti. Vi assicuro che, paragonando la vostra idea rispetto al cocktail che abbiamo visto all'inizio, questo avrà tutto un altro sapore. Adesso farò una cosa che devono fare tutti su YouTube. Ti chiedo se ti va, di iscriverti al canale qua sotto, attivare la campanellina, di modo che possiamo andare a trattare diversi temi, tanti altri video rispetto al design, alla strategia, come si fanno una serie di cose. Se hai qualche richiesta in particolare, ti invito a commentare qua sotto, di modo che magari potrò parlare nel prossimo video.